Ma Vincenzo, te la mangeresti la pasta fatta con la farina dei grilli e la carne sintetica? Guarda, matto molto. Te la mangeresti la carne sintetica? No. Tu la carne sintetica e la farina dei grilli, la bella pasta con la farina dei grilli proteica? Sì, solo per gli animali però. Professore, te la mangeresti la carne sintetica? Non la mangerei. No, non la mangerei. La farina dei grilli, ma che sei scemo? La fettina di carne sintetica? Assolutamente no, grazie. Bella bistecca di carne sintetica, un bel piatto di pasta di farina dei grilli? Non ci penso proprio, mangiatela da voi sta roba qua. Chat GPT, tu mangeresti una bella cotoletta di carne coltivata oppure che so, dei biscotti fatti con la farina di grillo? Au, bello de nonna, sta schifezza magnatela te, io me mangio altra roba. A posto. Sono un semplice ex personal trainer. E 1, 2, 3, 4. Ma aspetta, che mi stavi di la pressa? Che mi dicevi della pressa? 150 kg. Tu quanto alzavi sulla pressa? 150. Vabbè. 1, 2, 3, 4. Un pigro appassionato di allenamento che reputa la palestra una vera e propria rottura dei c***oni. Che schifo, mamma mia, per carità di Dio! Ma scusate, non vi sembra quantomeno singolare non avere la stessa reazione quando si succhia la testa di una ragosta o si mangiano dei gamberetti? Quando si gusta una succosa frittura di calamari? Oppure il polpo? Per non parlare poi dell'interiora, come la trippa, che è lo stomaco del bovino, o la pagliata, l'intestino di un vitello, un animale di pochi mesi. E invece mangiando il cervello, il fegato, le cartilagini, quelle che noi a Roma chiamiamo i ciccioli, fanno meno schifo? Ma non direi proprio. Secondo me è solo questione d'abitudine. A noi europei fanno impressione, ma gli insetti per uso alimentare si mangiano da sempre in un sacco di posti nel mondo. Per esempio in Messico, in India, ad Hong Kong, in Thailandia, in Corea e persino in Cina. Vabbè, mi direte in Cina si mangiano purtroppo pure i cani, persino i sorci, quindi non è un paese proprio da cui prendere riferimento, ve ne posso dare atto. Fatto sta che dalla fine del 2023 il nostro paese ha seguito l'esempio di altri stati membri dell'Unione Europea ed ha approvato l'utilizzo di 4 nuove specie di insetti come alimenti: la larva gialla o verme della farina, la locusta migratoria, il grillo domestico, Lacta domesticus, e il verme della farina minore. Il grillo domestico è il più utilizzato per il consumo alimentare in Europa. Nel resto del mondo invece è lo scarabeo, in particolare la larva di scarabeo. È molto popolare in Asia, Africa e America Latina per il suo alto contenuto proteico e il gusto particolare. Questi insetti possono essere utilizzati nei prodotti alimentari in diverse forme: interi, congelati o essiccati e in polvere. Le emergenze planetarie come la sovrappopolazione e il riscaldamento globale stanno rendendo sempre più difficile coltivare vegetali e allevare bestiame. L'aumento delle temperature e la riduzione delle risorse idriche hanno causato un drammatico calo della produttività agricola, portando a carenze alimentari e rincari sui mercati mondiali. Nel 2024 i prezzi di frutta e verdura sono aumentati sensibilmente, soprattutto a causa della siccità che ha ridotto la produzione e ha accelerato il deterioramento dei prodotti. Inoltre, la crescente densità demografica amplifica la domanda e lo spreco di cibo, esercitando una pressione insostenibile sui sistemi alimentari tradizionali. Questo ha costretto a produrre alimenti a ritmi sempre più veloci, sacrificando qualità e sostenibilità. La necessità di intensificare la produzione porta a uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, come acqua e suolo, aggravato dall'uso indiscriminato di pesticidi e fertilizzanti chimici. Queste pratiche non solo danneggiano gli ecosistemi, ma compromettono la possibilità di mantenere standard agricoli di alta qualità che ci permettono di rimanere in salute. Come se non bastasse, la crisi climatica intensifica ulteriormente la situazione con eventi estremi come alluvioni, ondate di calore e uragani che riducono la capacità produttiva di molte aree. Questo scenario evidenzia l'urgenza di ripensare il nostro approccio al sistema alimentare globale per garantirne la sostenibilità a lungo termine. Gli allevamenti intensivi, dai quali proviene la quasi totalità della carne e dei prodotti alimentari che consumiamo, forniscono una grande quantità di cibo, ma con un impatto ambientale devastante. Il metano prodotto dagli animali e l'ossido nitroso dei fertilizzanti contribuiscono in modo significativo al cambiamento climatico. Secondo la FAO, l'allevamento intensivo è responsabile di circa il 14,5% delle emissioni globali di gas serra, un valore che supera quello generato dall'intero settore dei trasporti,
Ogni anno circa 7,1 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente vengono rilasciate nell'atmosfera a causa delle attività di allevamento. Per fare un confronto, l'intero settore dei trasporti contribuisce con circa il 14% delle emissioni globali di gas serra, mentre l'industria energetica ne produce quasi il 25%. Questo dimostra quanto l'allevamento intensivo incida sul cambiamento climatico, richiedendo soluzioni urgenti per ridurre il suo impatto. Bisogna promuovere dei piani alimentari sostenibili e la transizione verso fonti proteiche alternative. Inquinamento dell'aria e dell'acqua. Le deiezioni animali rilasciano ammoniaca nella nostra atmosfera e possono contaminare le acque con batteri, nitrati e fosfati. Questo provoca eutrofizzazione dei corpi idrici, causando la morte di intere popolazioni di pesci e danni irreversibili agli ecosistemi. Deforestazione. Vaste aree forestali vengono distrutte per coltivare mangimi, causando perdita di biodiversità e un aumento delle emissioni di CO2 dovute alla riduzione della capacità delle foreste di assorbire carbonio. La deforestazione contribuisce anche al degrado del suolo, rendendo molte aree inutilizzabili per le generazioni future. Consumo di risorse. Gli allevamenti intensivi richiedono enormi quantità di acqua, soprattutto per coltivare mangimi. Si stima che per produrre un solo chilo di carne di manzo siano necessari oltre 15.000 litri di acqua, una risorsa sempre più scarsa in molte parti del mondo. Aspetti etici e salutistici. Costringere animali senzienti a vivere stipati in condizioni degradanti non solo è moralmente discutibile, ma ha anche ripercussioni significative sulla nostra salute. Le condizioni di sovraffollamento e stress cronico a cui sono sottoposti questi animali influenzano negativamente la qualità della carne. In particolare, la carne proveniente da allevamenti intensivi tende ad avere livelli più elevati di grassi saturi e un contenuto proteico di qualità inferiore rispetto a quella proveniente da allevamenti estensivi o naturali. Inoltre, gli alti livelli di stress aumentano la produzione di cortisolo negli animali, che può alterare la composizione nutrizionale della carne, riducendone la presenza di micronutrienti essenziali come il ferro e la vitamina B12. Nei pesci diminuiscono sensibilmente i grassi buoni omega 3 a favore degli omega 6, spesso già troppo presenti nella nostra dieta. L'uso intensivo di antibiotici per prevenire malattie negli allevamenti intensivi non solo crea problemi di antibiotico resistenza negli esseri umani, ma introduce residui chimici che possono accumularsi nel nostro organismo con potenziali effetti a lungo termine. Quindi gli allevamenti intensivi producono un malessere per l'animale, ma compromettono anche la nostra salute e la sicurezza alimentare. Impatto ambientale molto ridotto. Gli allevamenti di grilli richiedono meno risorse e producono molte meno emissioni rispetto agli allevamenti di bovini. Possono essere allevati in piccoli spazi e con un impatto minimo sull'ecosistema circostante. Inoltre, il loro ciclo riproduttivo molto rapido li rende una risorsa altamente sostenibile. Sempre no? Valori nutrizionali e benefici dei grilli. I grilli sono una fonte eccellente di proteine di alta qualità e di nutrienti essenziali, offrendo un'alternativa sostenibile e nutrizionalmente competitiva rispetto alle fonti proteiche tradizionali come carne e pesce. Ad esempio, mentre il petto di pollo contiene circa il 31% di proteine, a seconda di quale petto di pollo si compri, i grilli ne forniscono, nella loro forma in polvere, circa il 65%, con un contenuto calorico inferiore. A differenza del pesce che può accumulare mercurio e microplastiche, i grilli offrono nutrienti puri senza rischi di contaminazione. Questo li rende una scelta eccellente per chi cerca una dieta equilibrata e sostenibile. Amminoacidi essenziali. Questo farà gioire i palestrati. I grilli contengono tutti e 9 gli amminoacidi essenziali, fondamentali per il corretto funzionamento del nostro organismo, a differenza dei legumi a cui dobbiamo abbinare dei cereali per avere un profilo amminoacidico completo. Vitamina B12, ferro e zinco, nutrienti cruciali per prevenire carenze alimentari e garantire energia e benessere. La vitamina B12 in particolare è spesso carente nelle diete vegetariane e vegane. Chitina, una fibra che favorisce la crescita di batteri intestinali benefici, contribuendo a una salute intestinale ottimale, e ha proprietà antibatteriche che possono migliorare la risposta immunitaria. La chitina può anche aiutare a ridurre i livelli di cortisolo e migliorare la salute cardiovascolare.
Produzione di farina di grillo. Il processo per ottenere la farina di grillo è rigoroso e garantisce la sicurezza alimentare. E in più i suoi utilizzi culinari sono molteplici e sempre più innovativi. Questa farina può essere utilizzata per arricchire alimenti tradizionali come pasta, pane e biscotti, aumentandone il contenuto proteico. Inoltre è l'ideale come base per snack salutari o barrette energetiche grazie al suo alto valore nutrizionale. Così magari riusciremo ad avere barrette proteiche decorose. La sua versatilità consente anche l'impiego in prodotti come polpette, burger vegetali e zuppe, rendendola un ingrediente chiave per chi cerca un'alimentazione più sostenibile, nutriente e bilanciata. Allevamento. I grilli vengono allevati in ambienti controllati e nutriti con mangimi sicuri, evitando contaminazioni. Le condizioni di allevamento sono ottimizzate per garantire un basso impatto ambientale e un'elevata efficienza produttiva. Abbattimento. I grilli a 49-50 giorni, verso la fine della loro vita, vengono posti in celle frigorifere dove muoiono naturalmente per il freddo, un processo che riproduce il loro ciclo vitale naturale e riduce lo stress. Lavorazione. Dopo essere stati sterilizzati tramite bollitura, vengono essiccati e macinati in polvere. Questo metodo assicura un prodotto finale privo di contaminanti e ricco di proteine. La farina può essere arricchita per di più con altri nutrienti per aumentarne il valore nutrizionale. Ma come abbiamo già detto, oltre a non avere ormoni, antibiotici e colesterolo, la farina di insetti ha un impatto ambientale enormemente minore, visto che sarebbero in grado di ridurre del 99% l'utilizzo di acqua, del 99% le emissioni di gas serra e del 93% l'utilizzo del suolo, utilizzando circa la metà dell'energia usata per gli allevamenti tradizionali. Ribadiamolo, questa farina, a differenza di quelle tradizionali, è molto ricca di proteina, fino al 65%, ed è utilizzabile in prodotti come pane, pasta e biscotti. Con una percentuale del 23% di proteine, la pasta arricchita con farina di grillo ha valori nutrizionali paragonabili ad un petto di pollo. Praticamente potremmo miscelarla alla pasta tradizionale, avendo così un prodotto maggiormente proteico rispetto ad adesso. Oltre agli insetti ci sono anche altre soluzioni proteiche che stanno emergendo. Parliamo della carne sintetica. La così definita carne sintetica o carne coltivata o carne a base cellulare è un prodotto rivoluzionario che replica il gusto, la consistenza e i valori nutrizionali della carne tradizionale senza la necessità di allevare e macellare animali. Il suo processo di produzione, pur essendo altamente tecnologico, è ispirato a processi naturali di crescita cellulare. Ecco come funziona. Estrazione delle cellule. Tutto inizia con un piccolo campione di cellule prelevate da un animale vivo, in modo non invasivo. Queste cellule, spesso staminali, hanno una straordinaria capacità di trasformarsi in diversi tipi di tessuti, come muscoli e grassi. Un esempio comune è l'uso delle cellule staminali muscolari fondamentali per creare la struttura della carne. Coltivazione in laboratorio. Le cellule prelevate vengono poste in una sorta di incubatrice chiamata bioreattore, dove trovano l'ambiente ideale per crescere e moltiplicarsi. Qui ricevono una miscela di nutrienti che include proteine essenziali, amminoacidi, minerali, fattori di crescita, cioè sostanze che stimolano la divisione e lo sviluppo delle cellule. Questo brodo di coltura è fondamentale e simula ciò che accadrebbe nel corpo dell'animale, ma in un ambiente controllato e senza sofferenze. Crescita e moltiplicazione. Le cellule iniziano a moltiplicarsi esponenzialmente. In pochi giorni, da un piccolo campione si possono ottenere miliardi di cellule. Durante questo processo le cellule si organizzano per formare le fibre muscolari, il componente principale della carne. Quindi niente di chissà quale assurdità. Assemblaggio dei tessuti. Per ottenere un prodotto che somiglia alla carne tradizionale, i ricercatori combinano diversi tipi di cellule, come quelle muscolari e quelle grasse. Questo mix è fondamentale per replicare il sapore, la succosità e la consistenza della carne. In alcuni casi vengono utilizzate strutture di supporto, chiamate scaffold, biodegradabili, che aiutano le cellule a crescere nella forma desiderata, come bistecche o filetti. Questi scaffold possono essere realizzati con materiali naturali come alghe
o collagene. Maturazione. Una volta assemblati i tessuti, il processo viene lasciato maturare nel bioreattore. Questo processo migliora la consistenza e il sapore, rendendo il prodotto finale sempre più simile alla carne tradizionale. Raccolta e preparazione. Dopo settimane di crescita, la carne sintetica è pronta per essere raccolta. A questo punto può essere trasformata in hamburger, polpette o altri prodotti alimentari. Il risultato è indistinguibile dalla carne tradizionale, ma prodotto in modo sostenibile. Vantaggi del processo. Sostenibilità ambientale. Rispetto all'allevamento tradizionale, la carne coltivata utilizza fino al 99% in meno di acqua e terra, riducendo le emissioni di gas serra fino al 96%. Dati FAO. Nessun animale viene ucciso durante il processo. Sicurezza alimentare. La carne sintetica è priva di antibiotici, ormoni e contaminazioni batteriche come salmonella o Escherichia coli, che sono pericolosi per l'uomo. Nutrizionale. Possibilità di personalizzare il prodotto controllandone il contenuto nutrizionale. Svantaggi. Ti pare? Non c'è mai una gioia. Non poteva andare tutto lineare così? No, c'è uno svantaggio, che per lo più è quello che non la farà comprare nemmeno a me. Il costo. Attualmente la carne sintetica è più costosa rispetto a quella tradizionale, ma i costi di produzione sono in costante diminuzione. Potevamo esimerci dall'essere il paese più retrogrado della Terra e dell'intero universo, forse, perché secondo il Parlamento italiano la carne sintetica ostacola la tutela e la salute del patrimonio agroalimentare italiano. Meglio avere maiali e bovini che campano nella loro merda insieme alle galline che fanno le vasche nel loro piscio, nella loro ammoniaca. Così sicuramente non avremo problemi, mangeremo della carne certamente ottima. State tranquilli che avremo una carne sicuramente salutare. Grazie, Parlamento italiano, per avere premura della nostra salute. Per questo, quindi, è stato approvato il disegno di legge che ne vieta la produzione e la commercializzazione, un po' come quando si proibisce la cannabis a favore di alcol e tabacco, che assieme in Italia causano più di 130.000 morti l'anno. Dati del Ministero della Salute, ma non lo dite a nessuno. Ma in questo caso il perbenista e moralista politucolo di turno non teme per la nostra salute. Per dirne un'altra, Just Egg, azienda californiana fondata nel 2011 per fare le proprie uova, utilizza acqua e proteine estratte dal fagiolo mungo, un legume molto proteico di provenienza indiana. Poi curcuma e altri additivi naturali rendono questo liquido di colore giallo. E poi addirittura c'è il latte che non è latte, una bevanda che grazie alla fibra di radice di cicoria dà quella sensazione di grasso tipica del latte animale. In più vengono aggiunte vitamine D e B12 presenti nelle proteine vegetali. Anche questo prodotto non è che mi convinca così tanto. Questi prodotti hanno valori nutritivi diversi da quelli animali, ma oltre a non avere ormoni, antibiotici e colesterolo, hanno, così come la farina di insetti, un impatto ambientale enormemente minore, visto che anche qui sarebbero in grado di ridurre del 99% l'utilizzo di acqua e del 99% le emissioni di gas serra e del 93% l'utilizzo di suolo, utilizzando circa la metà dell'energia usata per gli allevamenti tradizionali. E del pesce prodotto con le stampanti 3D ne vogliamo parlare? Immagino quanti di voi saranno d'accordo. Il pesce stampato in 3D è prodotto dalla Stakeholder Foods. Questa azienda israeliana, in collaborazione con Umami Meats, una startup di Singapore, ha sviluppato una tecnologia che permette di creare filetti di pesce a partire da cellule animali coltivate in laboratorio. Estrazione delle cellule. Vengono prelevate le cellule da un pesce. Coltivazione in laboratorio. Le cellule vengono fatte crescere in un ambiente controllato, moltiplicandosi e formando tessuti muscolari e grassi. Creazione del bioinchiostro. Le cellule vengono incorporate in un gel nutriente, creando una sorta di bioinchiostro. Infine, utilizzando una stampante 3D specializzata, il bioinchiostro viene depositato strato dopo strato, dando forma al filetto di pesce. Ma perché questa tecnologia è importante? Riduce anch'essa la pressione sulla pesca selvatica e contribuisce alla conservazione degli oceani, che fra un po' sembra diventeranno un'unica gigantesca busta di plastica.
Sicurezza alimentare. Permette di controllare l'intero processo produttivo garantendo una maggiore sicurezza. Personalizzazione. In futuro si potrebbero creare prodotti su misura adattando il gusto e la consistenza del pesce alle preferenze di noi consumatori. Ricapitolando, le alternative alimentari innovative sono già realtà e offrono vantaggi significativi. E visto che vi propongo, come vostra nonna, attacco il pippone moralista ma giusto. Se continueremo ad inquinare ed aumentare la pressione demografica senza intervenire, il pianeta continuerà ad avvertirci fino a quando per noi non saranno effettivamente grandissimi Questo significa scegliere alimenti più sostenibili, ridurre gli sprechi e adottare alternative innovative che possano garantire cibo per tutti senza compromettere il futuro delle prossime generazioni. Amen. Dobbiamo cominciare a capire che ogni scelta alimentare e non ha un impatto non solo sul nostro benessere, ma anche sul futuro del nostro pianeta. Ogni volta che acquistiamo o consumiamo un alimento o un vestito, stiamo consapevolmente o meno decidendo anche quale direzione prenderà il mondo. La consapevolezza di questo potere è il primo passo verso un cambiamento positivo e sostenibile. Insomma, stiamo assistendo all'emergere di diverse alternative alimentari proteiche molto interessanti. Limitare o proibire la commercializzazione di alcuni prodotti equivale a una restrizione dei nostri diritti fondamentali, privandoci della libertà di scegliere come nutrirci. Questo atteggiamento conservatore, involuto ed ignorante è tipico di un paese che si autoinfligge danni, sostenendo decisioni politiche miopi per il cittadino ma lungimiranti per i propri interessi. Spalleggiare scelte del genere significa essere parte attiva di quel problema che impedisce da davvero troppo tempo il progresso di questo nostro bellissimo ma trascurato paese.